Benvenuto su Crescita Personale Finanziaria. In questo video di Sadhguru, doppiato in italiano, viene ben specificato come possiamo prendere in carico il nostro destino allineando i nostri pensieri, le nostre energie e le nostre emozioni per riuscire a manifestare quello che vogliamo dalla vita. In questo discorso Sadhguru dice chiaramente che se non sei tu a creare il tuo destino, nessun altro lo farà. Se pensi che Dio possa venirti a costruire una bellissima casa o a farti qualsiasi altra cosa, sbagli alla grande. Dio non muoverà un dito per te. Siamo noi i creatori del nostro mondo. Tutto ciò che fino ad oggi è successo nel nostro pianeta può accadere anche domani, perché siamo stati noi a crearlo ed è stato essenzialmente creato per la prima volta nelle nostre menti. Tutto quello che vedi su questo pianeta è frutto del lavoro umano, che prima è stato concepito dalla mente umana e poi si è manifestato nel mondo esterno. Le cose meravigliose e le cose orribili che abbiamo fatto su questo pianeta provengono entrambe dalla mente umana. Quindi, se siamo preoccupati di ciò che creiamo in questo momento, è estremamente importante che prima di tutto impariamo a creare le cose giuste nella nostra mente. Se non abbiamo il potere di mantenere la nostra mente come la vogliamo, anche ciò che creiamo nel mondo sarà molto accidentale e casuale. Quindi imparare a creare nella nostra mente nel modo in cui vogliamo è la base per creare il mondo nel modo in cui vogliamo. Se organizzi la tua mente a un certo livello di organizzazione, essa a sua volta organizzerà l'intero sistema. Il tuo corpo, le tue emozioni, le tue energie, tutto si organizza in quella direzione. Una volta che tutte queste 4 dimensioni di te, il tuo corpo fisico, la tua mente, le tue emozioni e le tue energie vitali, sono organizzate in una direzione, tutto ciò che desideri accadrà senza nemmeno alzare un mignolo. Anche senza svolgere alcune attività, puoi comunque manifestare ciò che desideri. Ovviamente sarebbe meglio che ci fosse, ma lo puoi fare solo se organizzi queste 4 dimensioni in una direzione e mantieni ferma questa direzione per un certo periodo di tempo. In questo momento il problema con la tua mente è che cambia la sua direzione ogni istante. È come se volessi viaggiare da qualche parte e ogni 2 passi continuassi a cambiare direzione. Il raggiungimento della tua meta potrebbe anche avvenire, ma sarebbe semplicemente per puro caso. Quindi, organizzando la tua mente e a sua volta organizzando l'intero sistema delle 4 dimensioni, ossia corpo, emozioni ed energie, tutto ciò che desideri accadrà. Se tutto ciò che hai sempre desiderato nella tua vita ti capitasse ora, non saresti minimamente preparato, non riusciresti a conviverci. Diventeresti autodistruttivo. In questo momento questo è il grande problema. La tecnologia, che dovrebbe rendere la nostra vita bella e facile, è diventata la fonte di tutti i problemi. Sta letteralmente distruggendo la base stessa della nostra vita, che è il nostro pianeta. Quindi, quello che avrebbe dovuto essere un vantaggio sta diventando una maledizione, una vera minaccia per la nostra vita. Semplicemente perché non agiamo in modo cosciente, siamo in uno stato di azione compulsiva. Organizzare le nostre menti significa fondamentalmente passare da uno stato di attività compulsiva ad uno stato di attività cosciente. Potresti aver sentito parlare di persone che hanno fatto delle richieste e oltre ogni aspettativa tutto si è avverato per loro. Generalmente questo accade alle persone che sono nella fede e sono le persone semplici, quelle che ottengono la realizzazione dei desideri solo grazie alla fede. Le persone più ingenue, grazie ad un semplice atto di fede, credono che tutto gli verrà dato e lo ottengono, perché non si soffermano a pensare e a porsi il dubbio se quella cosa verrà loro concessa o meno. Le persone che pensano troppo, per loro non funziona mai. Una persona infantile che ha una fede semplice nel suo Dio o nel suo tempio o altro, va al tempio e dice: «Dio, voglio una casa. Non so come. Devi farlo tu per me». Ora, nella sua mente non ci sono pensieri negativi, accadrà, non accadrà, è possibile, non è possibile. Queste cose vengono completamente rimosse dal semplice atto di fede.
Se ad esempio desideri costruire una casa e per farla hai bisogno di 50.000 euro, ma hai solo 1.000 euro in tasca e cominci a pensare che non sarà possibile farla perché hai pochi soldi, in realtà nel momento in cui stai dicendo che non è possibile, stai anche dicendo non lo voglio. Quindi a un livello crei il desiderio di volere qualcosa, su un altro livello stai dicendo non lo voglio. E a causa di questo conflitto potrebbe non accadere. Ora, la cosa che però deve essere chiara è che non sarà Dio a venire a costruirti la casa. Devi essere cosciente del fatto che Dio non alzerà un mignolo per te. Ciò a cui ti riferisci come Dio è la fonte della creazione. Come creatore ha già svolto un lavoro fenomenale, non c'è dubbio al riguardo. Potresti pensare ad una creazione migliore di questa? Quindi, come creatore, ha svolto il suo lavoro meravigliosamente bene. Sei tu ora che devi creare il tuo futuro nel migliore dei modi. Ma se vuoi che la vita accada come vuoi tu, perché questo è il punto cruciale della tua felicità e del tuo benessere, devi prima di tutto fare attenzione a come pensi e con quanta attenzione pensi. Quanta stabilità c'è nel tuo pensiero e quanto riverbero c'è nel processo del pensiero che determinerà se il tuo pensiero diventerà realtà o se sarà solo un pensiero vuoto. Oppure sei in grado di non creare alcun impedimento per il tuo pensiero creando un processo di pensiero negativo? Questo fatto di dire se qualcosa è possibile o non è possibile sta distruggendo l'umanità. Ciò che è possibile e ciò che non è possibile non sono affari tuoi, sono affari della natura. La tua attività è solo quella di lottare per manifestare ciò che desideri, anche attraverso una profonda ricerca spirituale. Se in questo momento ti venisse chiesto, dal posto in cui sei ora, puoi semplicemente volare via? Tu risponderesti di no. Mentre se ti venisse chiesto, in questo momento, dove sei ora, puoi semplicemente alzarti e camminare? Tu risponderesti di sì. Qual è la base di questo? Perché dici no al volo e sì al camminare? A causa della tua esperienza passata nella vita. Molte volte ti sei alzato e hai camminato, non sei mai volato via. In altre parole, stai usando l'esperienza passata della vita come base per decidere se qualcosa è possibile o meno. In altre parole, hai deciso che ciò che non è accaduto fino ad ora non può accadere nella tua vita in futuro. Questa è una vergogna per l'umanità e lo spirito umano. Quello che non è successo fino ad ora, su questo pianeta, può succedere tranquillamente domani. Gli esseri umani sono in grado di farlo accadere domani. Quindi ciò che è possibile e ciò che non è possibile non sono affari tuoi, sono affari della natura. Lo deciderà la natura. Vedi solo cosa vuoi veramente e fai di tutto per averlo. E se il tuo pensiero è creato in modo potente, senza alcuna negatività, senza alcun pensiero negativo, abbattendo l'intensità del processo di pensiero, allora sei sulla corretta direzione. La prima e più importante cosa è che devi essere chiaro su cosa vuoi veramente. Se non sai cosa vuoi, la questione di crearla non si pone nemmeno. Quello che vuoi veramente è ciò che ogni essere umano vuole: vivere con gioia, in pace ed essere amato. Se questo è ciò che vuoi creare, è giunto il momento di affrontarlo direttamente e di impegnarti a crearlo. Quindi vuoi creare te stesso come un essere umano pacifico, un essere umano gioioso, un essere umano amorevole, un essere umano piacevole a tutti i livelli, e vuoi anche tu un mondo come questo, giusto? Tutto ciò che devi fare è impegnarti a crearlo. Per creare un mondo pacifico, gioioso e amorevole, sia per te stesso che per tutti coloro che ti circondano, ogni giorno al mattino inizia la giornata con questo semplice pensiero nella tua mente: oggi, ovunque io vada, creerò un mondo pacifico, amorevole e gioioso. Anche se dovessi cadere 100 volte al giorno, che cosa importa? Per un uomo impegnato non esiste il fallimento. Se cadi 100 volte, sono centinaia di lezioni da imparare. Se ti impegni così a creare ciò a cui tieni veramente, ora la tua mente si organizza. Una volta che i tuoi pensieri e le tue emozioni saranno organizzati, le tue energie si organizzeranno nella stessa direzione. Una volta che il tuo pensiero, le tue emozioni e le tue energie saranno organizzate, il tuo stesso corpo si organizzerà. Una volta che tutte queste 4 dimensioni saranno organizzate in una direzione, la tua capacità di creare e manifestare ciò che vuoi sarà fenomenale.
Tu sei il creatore in molti modi. La fonte della creazione funziona dentro di te in ogni momento della tua vita. Organizzare i 4 elementi fondamentali della tua vita ti darà l'accesso a questa fonte. L'intera tecnologia che chiamiamo yoga riguarda proprio questo: trasformare te stesso dall'essere solo un pezzo di creazione a diventare un creatore. Sadhguru, nella sua più profonda spiritualità, desidera con tutto il suo cuore che ogni essere umano in questo mondo abbia accesso alla fonte della creazione dentro di sé, in modo che possa attivarsi come un creatore e non solo come un pezzo di creazione. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato. Buona vita da Crescita Personale e Finanziaria.